Dall'attesa infinita alla rinascita. Un uomo di 54 anni torna a vivere grazie a un rene di maiale geneticamente modificato. Nel panorama della medicina contemporanea che spesso alterna promesse rivoluzionarie a risultati ancora lontani dall'applicazione concreta, arriva una notizia destinata a segnare un punto di svolta. Un uomo di 54 anni, Bill Stewart, ha ricevuto un rene da un maiale geneticamente modificato e oggi, a distanza di settimane dall'intervento, non solo sta bene, ma ha ripreso a lavorare e a condurre una vita normale. L'operazione, eseguita il 14 giugno 2025 al Massachusetts General Hospital di Boston, sotto la guida del professor Leonardo Vurriella, rappresenta il quarto trapianto documentato di un rene suino in un paziente umano vivente. Stewart, allenatore sportivo e fisioterapista, era da oltre 2 anni in dialisi, costretto a sottoporsi a 3 sedute settimanali a causa di un'insufficienza renale legata all'ipertensione. Il suo gruppo sanguigno, lo zero, tra i più difficili da abbinare, lo aveva relegato a un'attesa interminabile nella lista dei trapianti. L'arrivo del nuovo organo ha significato per lui non solo la fine delle dialisi, ma anche un ritorno a una quotidianità che sembrava irrimediabilmente perduta. Oggi Stewart lavora con un'organizzazione no profit a sostegno delle persone con disabilità fisiche e collabora con il programma di medicina sportiva dello stesso ospedale che gli ha salvato la vita. Il rene funziona. Io sto bene e sono tornato a casa, ha raccontato, segnando con la sua testimonianza un momento storico. Un organo programmato per dialogare con l'uomo. Il rene che ora vive nel corpo di Stewart non è un organo animale qualsiasi, è il frutto di sofisticate manipolazioni genetiche. Gli scienziati hanno eliminato dal DNA suino gli antigeni che avrebbero causato un rigetto iperacuto, hanno inserito 7 geni umani capaci di ridurre infiammazione e rischio di emorragie e hanno disattivato i retrovirus endogeni suini, naturalmente presenti nel genoma del maiale e potenzialmente pericolosi per l'uomo. Un lavoro di precisione che trasforma un organo animale in un candidato compatibile con il sistema immunitario umano. Il caso di Stewart segue da vicino quello di un altro paziente, Tim Andrews, 67 anni, anch'egli trapiantato al Massachusetts General Hospital. Andrews, al momento in cui la notizia è stata resa pubblica, viveva da oltre 7 mesi con un rene suino perfettamente funzionante, stabilendo così un record mondiale di sopravvivenza per questa procedura. Due storie che, sommate, hanno fornito prove cliniche sufficienti per convincere la Food and Drug Administration ad autorizzare un trial ufficiale che coinvolgerà fino a 33 pazienti, con l'obiettivo di valutare sicurezza ed efficacia dei nuovi xenotrapianti. In parallelo, i ricercatori stanno lavorando anche sulla possibilità di trapiantare fegati suini geneticamente modificati. Una rivoluzione che nasce da lontano. Il trapianto di Bill Stewart non arriva dal nulla, ma si inserisce in una linea di esperimenti e tentativi che negli ultimi anni hanno progressivamente dimostrato la fattibilità di quella che un tempo era ritenuta fantascienza. Il primo grande successo risale al 16 marzo 2024, quando Richard Rick Sleiman, 62 anni, divenne il primo uomo al mondo a ricevere un rene di maiale geneticamente modificato. L'organo, prodotto dalla biotech e Genesis, aveva subito ben 69 modifiche genetiche. Eliminazione di 3 geni suini responsabili del rigetto, inserzione di 7 geni umani per rendere il tessuto più compatibile e disattivazione di 59 retrovirus. L'intervento, durato 4 ore, fu un successo immediato. Il rene iniziò a produrre urina già sul tavolo operatorio e Sleiman fu dimesso pochi giorni dopo, poi in buone condizioni. 2 mesi più tardi morì improvvisamente per un problema cardiaco non legato all'organo trapiantato. Ma la sua vicenda aprì una strada nuova e concreta alla xenotrapiantologia. Pochi mesi dopo arrivò il caso di Lisa Pisano, 54 anni, sottoposta a un intervento mai tentato prima. Ricevette contemporaneamente una pompa cardiaca artificiale, Ventricular Assist Device, e un rene di maiale, accompagnato dall'impianto di timo suino per ridurre il rischio di rigetto. Dal punto di vista tecnico fu un primato mondiale, ma la paziente non ebbe fortuna. Il rene non riuscì a funzionare correttamente e venne rimosso, costringendola al trasferimento in un hospice. Ancora più incoraggiante invece è il caso di Tawana Looney, 53 anni, in Alabama, che ha superato i 2 mesi post-trapianto senza bisogno di dialisi,
con parametri clinici definiti assolutamente normali. Sono una superdonna, ha dichiarato sorridendo alla stampa, testimoniando la possibilità di una vita nuova per chi, fino a ieri, vedeva solo prospettive limitate. Una sfida scientifica e umana. Gli xenotrapianti non sono una scoperta improvvisa. Già tra gli anni 60 e 90 furono tentati i primi trapianti di organi animali, ma con esiti disastrosi. Gli organi duravano solo poche ore o pochi giorni. Oggi, grazie alla rivoluzione della genetica e alla capacità di riprogrammare il DNA degli animali, lo scenario è radicalmente cambiato. Un ruolo centrale in questa svolta lo ha avuto l'azienda biotech eGenesis, fondata da George Church e Luhan Yang, che ha sviluppato gli animali geneticamente modificati da cui provengono i reni trapiantati a Stewart, Andrews e Slayman. Il CEO Mike Curtis ha recentemente dichiarato che i risultati ottenuti permetteranno di accelerare ulteriori richieste di autorizzazione alla FDA e di esplorare trapianti di fegato e cuore, con un'attenzione particolare anche ai pazienti pediatrici. Una risposta a una crisi globale. La necessità di una simile innovazione non è teorica. Oggi negli Stati Uniti ci sono più di 100.000 persone in lista d'attesa per un trapianto, la maggior parte in attesa di un rene. Ogni giorno circa 17 pazienti muoiono prima di ricevere l'organo di cui avrebbero bisogno. La carenza di donatori umani rende lo xenotrapianto una prospettiva non solo rivoluzionaria, ma anche vitale. I casi di Bill Stewart e Tim Andrews sono le prime prove tangibili di come la scienza stia trasformando la speranza in realtà. Storie che solo pochi anni fa sarebbero state considerate impossibili e che oggi rappresentano invece l'inizio di una nuova era della medicina. Una medicina che non si limita più a curare con mezzi convenzionali, ma osa immaginare e realizzare ciò che sembrava impensabile: salvare vite umane con organi provenienti da altre specie.